Le nuove e-mountain bike sono generalmente molto costose, ma il mercato dell'usato spesso rappresenta una valida alternativa e propone delle offerte molto valide. In questo video vi mettiamo a disposizione alcuni consigli per l'acquisto di una e-mountain bike di seconda mano, in modo da essere sicuri che una volta acquistata non dobbiate spendere un capitale per costi di riparazione imprevisti. Trovare un'offerta da urlo non serve a nulla se la bici non è adatta alle vostre esigenze, perché le e-mountain bike non sono tutte uguali ed esistono diverse tipologie. Per saperne di più vi consiglio di guardare il video in descrizione. Una volta addocchiata la bici, contattate il rivenditore e ponetegli le seguenti domande. Chiedete la storia del motore, se è stato sostituito o riparato in passato e se è ancora coperto da garanzia. Questo potrebbe fornire una certa tranquillità in caso di problemi futuri. Chiedete se la e-mountain bike ha il motore sbloccato. Togliere il limitatore di velocità di 25 km/h è possibile ma è illegale e annulla tutte le garanzie del produttore. Inoltre sollecita eccessivamente la batteria e il motore, che si deteriorano più rapidamente rispetto all'uso normale. Le e-mountain bike elaborate sono da escludere. Per quanto riguarda la batteria, chiedete quanti cicli di ricarica ha effettuato la batteria. Le batterie al litio possono generalmente sopportare un numero di cicli di ricarica che varia da 300 a oltre 1000 cicli, a seconda della qualità della batteria e di come viene gestita. È possibile aspettarsi che una batteria per e-mountain bike raggiunga almeno 500 cicli di ricarica prima di vedere una diminuzione significativa della capacità. Tuttavia potrebbe durare molto di più se rispettati alcuni accorgimenti. Per esempio, se si scarica completamente regolarmente la batteria, questo può ridurre il numero di cicli di ricarica. Pertanto, se possibile, è importante cercare di non scaricare completamente la batteria. Una batteria Bosch dopo 500 ricariche ha solo il 60-70% della sua capacità originale, come dichiarato dal costruttore. Il numero di cicli di carica di una batteria può essere determinato da un rivenditore qualificato. Altra domanda da fare al rivenditore è dove ha conservato la batteria, la bicicletta in generale in inverno. Le temperature fredde causano un invecchiamento precoce, quindi lo scenario ideale è un luogo moderatamente caldo con circa l'80% di vita residua della batteria e mai scarica. Chiedete la documentazione relativa all'acquisto originale, la garanzia residua, se applicabile, e qualsiasi altra informazione rilevante. Chiedete quanti anni ha la e-mountain bike. Chiaramente più è recente, meglio è. Le e-mountain bike sono soggette a rapidi progressi tecnologici, quindi le biciclette più giovani tendono ad avere una geometria leggermente migliore, componenti migliori e anche un motore migliore. Questo ci porta a suggerirvi di stare alla larga di tutto ciò che ha già più di 5 o 6 anni. Chiedete quanti chilometri ha percorso la bicicletta. Più la bici è stata usata, più è probabile che sia usurata. Vale anche la pena scoprire che tipo di terreno è stato percorso. Molte salite e discese di montagna avranno avuto ripercussioni su cambio, freni e pneumatici. Chiedete quando è stata effettuata l'ultima manutenzione. Qualsiasi e-mountain bike dovrebbe essere revisionata almeno una volta all'anno. Questo vale anche per le sospensioni, per le quali va cambiato il liquido, e per i freni con il liquido DOT. Inoltre è probabile che siano stati resi disponibili aggiornamenti del software del motore, che dovrebbero essere stati eseguiti da rivenditori qualificati. Chiedete quali sostituzioni o cambiamenti ha subito la e-mountain bike, se per esempio si è dovuta cambiare la trasmissione o com'è la condizione del sistema frenante. Come consumatore finale è importante che alla bicicletta non siano stati aggiunti componenti inadeguati che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza. Per esempio, una bici progettata per montare una forcella da 120 mm di escursione non può montare una forcella con 150 mm di escursione. Chiedete perché la e-mountain bike viene venduta. Seguite il vostro istinto. Il venditore vuole sbarazzarsi dalla e-mountain bike perché ha un difetto o c'è un motivo plausibile? Se tutte le risposte date dal rivenditore sono buone ed accettabili, a prescindere dal luogo in cui troverete la bici dei vostri sogni, non consegnate i soldi prima di aver effettuato un giro di prova e un controllo approfondito.
La prima impressione è importante. Se la e-mountain bike è ancora sporca, è probabile che il proprietario sia stato piuttosto negligente anche nella manutenzione ed è anche più difficile individuarne i difetti. Iniziamo dal motore. Prima le buone notizie. A differenza dei motori a combustione, i motori elettrici non necessitano di manutenzione regolare poiché hanno un numero molto inferiore di parti mobili soggette a usura. Solo le unità brose richiedono un cambio della cinghia dopo 15.000 km. Esaminate che il motore non presenti danni visibili come ammaccature, graffi o segni di usura eccessiva. Assicuratevi che il motore sia ben fissato al telaio e che non ci siano viti mancanti o allentate. Controllate il funzionamento, accendete la e-mountain bike e assicuratevi che il motore si avvii senza problemi. Controllate eventuali errori o messaggi. Alcuni motori elettrici hanno display o app per il monitoraggio delle prestazioni. Controllate se ci sono errori o messaggi diagnostici che possono indicare problemi. Il telaio è ciò su cui la e-mountain bike vive e prospera, quindi fate attenzione a individuare eventuali danni alla verniciatura o alle saldature. Non si può mai essere sicuri al 100% con i telai in carbonio, ma l'assenza di danni visibili è sicuramente un buon segno. La batteria e il coperchio del motore devono essere saldamente posizionati nel telaio senza alcun scuotimento. Visivamente non dovrebbero esserci segni di usura. I graffi minori sul coperchio possono essere trascurati, ma eventuali parti deformate o crepe nella parte esterna del motore o nell'alloggiamento della batteria dovrebbero far suonare un campanello d'allarme. Controllate il numero di telaio e verificate che sia leggibile e corrisponda a quanto dichiarato dal venditore. Questo può aiutarvi a confermare l'identità e la storia della bicicletta. Nodo sella. In alcune bici è un punto critico e potrebbe nascondere delle crepe superficiali. Analizzatelo con cura. Se trovate crepe, mandate a monte l'affare. Tubo sterzo. Anche in questo caso assicuratevi che non ci siano crepe. Per quanto riguarda il movimento centrale, afferrate una pedivella e provate a tirarla verso di voi cercando di vedere se ci sono giochi o sentite rumori strani. Controllo dello sterzo. Cuscinetti superiori ed inferiori sono le parti critiche perché attaccati da sudore e fango. Ruotate il manubrio con la ruota alzata. Se la rotazione è fluida, tutto ok. Altrimenti, mettete in preventivo dopo l'acquisto di sostituire i cuscinetti. Mettete la bici per terra, sterzate la ruota e muovete la bici avanti e indietro per vedere se c'è del gioco. Se ci fosse, potrebbe indicare ancora una volta un'usura dei cuscinetti. Il forcellino posteriore. Come sempre siate sicuri che non ci siano crepe. Se dovesse mancare la vernice è un segnale che la bici è stata usata molto. Nel caso di bicicletta full, controllate l'ammortizzatore posteriore. Controllate che le varie regolazioni presenti funzionino. Se presenta un controllo remoto, accertatevi che funzioni. E passiamo all'ammortizzatore anteriore. Controllate che non ci siano rumori strani e giochi durante la compressione e che la forcella sia fluida. Assicuratevi che il click del registro del rebound sia avvertibile. Controllate che lo stelo non sia sporco d'olio e che non presenti graffi o ammaccature. Se così fosse, siate pronti a spendere soldi per la sostituzione della forcella o addirittura mandare a monte l'affare. Controllate la trasmissione. Sappiate che quando le corone e la catena sono nuove, il profilo dei denti è perfettamente tondeggiante, ma man mano che l'usura aumenta, la forma dei denti cambia fra un dente e l'altro. È per questo motivo che la catena deve essere lubrificata spesso, in modo da far durare più a lungo la trasmissione. Controllate l'usura della catena. Il metodo migliore è utilizzare lo strumento apposito che vi dà un'indicazione visiva dell'usura. Passiamo ai freni. Controllate che sui dischi non ci siano dei solchi o dei graffi sulla pista frenante, che è la parte dove le pastiglie fanno attrito. In questo caso il disco va sostituito. Accertatevi che il disco sia dritto alzando la bici, facendo girare leggermente la ruota e verificando dopo quanti giri la ruota si ferma. Se si ferma dopo meno di 2 giri, il disco potrebbe essere storto o le pinze sono da centrare. Verificate lo spessore delle pastiglie. Sotto i 2 mm una pastiglia va sostituita. Assicuratevi che non ci siano perdite dai freni, che si azionino bene e i pistoni ritornino normalmente in sede. Se non lo fanno, significa che la manutenzione è stata pessima. Ora verificate la centratura della ruota, alzate la bici e fate girare la ruota tenendo lo sguardo fisso sul cerchio.
Posizionate il dito vicino al cerchione, ma senza toccarlo. Fate girare la ruota e nel caso il cerchione dovesse toccarvi il dito, significa che il cerchione è storto. I cerchi vanno ispezionati con cura, verificate se ci sono ammaccature importanti che potrebbero compromettere l'integrità della ruota. Se i cerchi sono in carbonio e trovate crepe, questi vanno sostituiti. Controllate anche che i raggi siano rigidi e non deformi. Per quanto riguarda le gomme, verificate che il battistrada e i fianchi non abbiano tagli vistosi e che i tasselli siano ancora in buono stato. Analisi del manubrio. Controllate l'ossidazione delle viti che chiudono il frontalino dell'attacco manubrio. Se il manubrio è in carbonio è meglio sostituirlo perché non si può sapere quali sollecitazioni abbia ricevuto. Ed arriviamo al test di guida. Chiedete al rivenditore se è possibile fare un breve giro per valutare il comportamento della bici. Prestate attenzione a eventuali rumori sospetti, vibrazioni o problemi nella guida. Verificate se vi sentite a vostro agio sulla sella e se la bici risponde alle vostre esigenze e alle vostre aspettative. Questo vi aiuterà a valutare se la bici è adatta al vostro stile di guida. Se anche la prova è stata convincente, sigillate l'accordo, non sottovalutando l'importanza di firmare un contratto che deve contenere la data del giorno, il nome del modello, il nome del venditore e il vostro nome insieme al numero del telaio. Sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com troverete un PDF scaricabile gratuitamente dove abbiamo riassunto tutti i punti principali descritti nel video. Se pensate che questo video vi sia stato utile, sarei felice se metteste un like, condivideste il video e vi iscriveste al canale. E con questo è tutto, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!